Speravate che io vi facessi una sorta di classifica dei profumi piacioni per l'autunno 2022? E invece no, perché qui si parla solo di nicchia, di nicchia, profumi particularis, profumi unici. E infatti questi sono gli 8 migliori profumi di nicchia per l'autunno che ancora in pochi possiedono. Per ora. Signore e signori, buongiorno a tutte e tutti. Oggi partiamo in quinta, perché sennò mi viene un video troppo lungo. Al volo, così, bam! Primo profumo. Allora, aspetta, un attimo. Non è una classifica questa, cioè non sono messi in ordine di bellezza, importanza, in ordine... Non è una classifica, insomma, come lo devo dire? Non è una classifica. Semplicemente una carrellata degli 8 migliori profumi di nicchia che io vi consiglio, vi suggerisco di sentire ed eventualmente appunto anche di comprare, perché sono secondo me tutti da avere in collezione. Per un amante dei profumi autunnali è proprio il top. Oltretutto io ho sempre sostenuto che secondo me la collezione ideale è fatta un po' dai 5, 7, 8 profumi per stagione. Sappiate che queste sono veramente delle scelte giuste e potete andare di blind buy secondo me su qualsiasi fragranza che vi sto per presentare. Quindi premessa, non è una classifica, bensì ve li racconto però in un ordine di autunnalità. Cioè io vedo l'autunno e la primavera appunto un po' come Vivaldi, cioè delle stagioni comunque sia di passaggio. Io amo tutte le stagioni, anche se comunque l'autunno è quella dove c'è un po' più difficoltà magari a ringranare nei ritmi quotidiani, le giornate si accorciano, i bioritmi del corpo cambiano, c'è un po' più di tendenza alla letargia, alla sonnolenza, perciò alcune scelte sono proprio volutamente raccomandate proprio per aiutare questo passaggio da una stagione. Quindi sono profumi di transizione e li metto in ordine da quello che più richiama l'estate a quello che invece è proprio l'autunno, l'autunnalone pienone come noi conosciamo. Parto subito col primo, sbam! R di Avery. Questo marchio fantastico di Celso Fadelli, che io in realtà avevo in una mia prima recensione di A di Avery, che è un profumo che ho visto che avete apprezzato, avete acquistato in tantissimi dopo che ne avevo parlato. In quella recensione avevo definito Celso come il naso di A. Pardon, in realtà lui non è il naso delle creazioni, in realtà è proprio il creatore della linea, ovviamente, di profumi. Sono andato praticamente a snasare tutta la loro collezione Signature nel loro negozio qua di Modena, che vi invito a venire a visitare insieme agli altri negozi di nicchia qua nella città di Modena. È un negozio veramente a 2 passi dalla Ghirlandina, bellissimo, arredato in modo impeccabile, gestito da dei sellers di grandissima esperienza e bravura. Lui è Michele Mignone, che oltretutto è anche un bravissimo basso lirico. È un negozio dove l'arte si unisce in sinergia con il profumo. Fanno delle mostre d'arte, fanno degli happening particolari, fanno dei concerti, c'è anche un bellissimo pianoforte a coda nella sala proprio centrale del negozio. Posto insomma veramente di gran fascino e di lustro, che vi suggerisco di andare a visitare. E io gli avevo un po' chiesto: ma voi avete un autunnalone nella collezione proprio Avery? Mi incuriosirebbe sapere. Mi avevano fatto 2 proposte molto belle, che erano Y e E, bellissime, però poi io ho sentito R e ho detto no, cioè raga, nel loro sito R viene definito R come royal, qualcosa di estremamente regale. Questo mi ha colpito perché non è propriamente un profumo autunnale, lo definirei sicuramente un po' più un all season, ma la cosa bella qual è? Nella scia del volervi suggerire dei profumi che vi aiutano a transitare dall'estate all'inverno, passando appunto per l'autunno, questo secondo me ci sta di brutto. Perché? Perché ha delle note marine. Cioè è un marino, chiaramente marino, ozonico, frizzante. Sicuramente l'apertura ricorda molto l'estate, ma proprio come ho fatto nell'introduzione di questo video, dove faccio una parte, no, dell'autunno di Vivaldi a 4 voci. Vivaldi è l'esempio di questo desiderio di vedere le stagioni nel loro modo più particolare. Ad esempio, se voi sentite l'estate di Vivaldi,
non dà idea d'estate, cioè sono dei movimenti molto molto quasi autunnali. Invece se sentite l'autunno, che è quello che vi ho fatto ascoltare all'inizio, è così frizzante, spumeggiante, è un modo un po' trasversale di guardare alle stagioni, di vedere magari che nell'autunno c'è un po' d'estate e nell'estate c'è anche un po' d'autunno. Questo profumo è la rappresentazione di questo concetto. È uno speziato aromatico molto fresco ed elegantissimo. Vi dico che in tutta la loro linea signature, se voi cercate l'eleganza in un profumo, ecco, in tutta la linea c'è la firma di questa eleganza. Non potete sbagliare anche in un eventuale blind buy. Ci sono note poi anche di menta fresca, e quindi appunto c'è questo lato fresco che però dopo l'apertura, dopo alcuni minuti, subentra questo abete balsamico molto molto evocativo. A me richiama proprio il bosco settembrino, un bosco a settembre, ottobre, novembre, dove c'è quell'ambiente proprio un po' umido, un po' balsamico, vegetalissimo, molto verde, ma comunque che ha una sua serietà. La primavera, no, è la stagione dove tutto fiorisce, è una stagione molto frivola. L'autunno è una stagione molto più riflessiva. Questo profumo è, io direi, R di riflessivo, perché si parte appunto da questa apertura frizzante che ricorda un po' la fine dell'estate e si arriva ad un autunno pieno. Ricorda un po' le vecchie colonie di una volta, gli antichi profumi retro da barbiere. Mi verrebbe anche da dire che è un po' fougère, anche se non è esplicitata la nota di vetiver nella piramide. Io lo avverto un po' fougère, ve lo raccomando tanto tanto tanto, ed è quello che può essere anche indossato ad esempio d'estate piena, perché comunque ci sono delle note fresche, ma io in autunno ce lo vedo tanto, perché comunque vi aiuterà a ricordarvi magari dei momenti più belli dell'estate e a riviverli un po' nel vostro autunno. Per chi li conosce, per fare dei paragoni, anche se volete andare di blind buy, ecco, è un po' un Ocean of a Midnight Moon di Andreoli misto a Schwarzlos, come si pronuncia questo marchio tedesco, Schwarzlos Berlin Fougère o Fougère. Io lo leggo Fougère perché è scritto effettivamente come Fougère, ma Fug è air. Un misto tra i due, cioè qui è proprio balsamico, foresta nera, ciao proprio, ossigenamento autunnale devastante, e qui abbiamo un mare notturno, quindi comunque sempre abbastanza riflessivo ed elegante. Eleganza a 1000 in questi due grandi capolavori. Proviamo ad unirli insieme e paf, abbiamo R.D. Avery. Ecco, questo è più o meno, naturalmente non è che voi se fate un overlayering dei due avete questo, capitemi, però è per farvi un po' capire quali sono le vibe di questa meraviglia. Poi altre note particolari sono le note di cuore, appunto di salvia, origano, basilico, quindi c'è una mediterraneità rapportata comunque sia a un lato proprio più montanaro, più alpino. È bellissimo. Andiamo al numero 2. Profumo per pochissimi, che già dopo che ne ho parlato io, insomma, ha avuto un bel po' di views la mia recensione di Oud for Happiness. Io questo, cioè, secondo me questo è proprio adassimerrimo all'autunno, stando al fatto che, insomma, l'autunno ci dà un po' quella sensazione appunto di letargia. Eviterei di chiamarla tristezza, però molte persone si rattristano con l'autunno, diciamocelo, è la verità. Oud for Happiness, bam, voi fate così e tutto torna a splendere. È ovviamente un profumo per pochissimi, perché comunque il prezzo è di un certo livello, bisogna essere sicuramente degli appassionati di questa tipologia di profumi. Però io lo raccomando veramente tanto, perché è un oud molto molto raffinato. Non mi metto adesso a rirecensirlo, anzi se siete interessati vi linko qui la recensione appunto di Oud for Happiness, paragonandolo con Oud for Greatness. Inizio Parfum, il marchio, un marchio francese, spettacolare, bellissimo, numero 2, davvero molto molto consigliato. Speziato leggero che ruota attorno a note di oud molto molto raffinato, zenzero, note di liquirizia, però non è una liquirizia particolare
particolarmente amara, anzi viene anche molto addolcita dalla vaniglia, e poi c'è questa apertura ovviamente un po' agrumata che lo rende sicuramente molto occidentale. Me l'ha fatto conoscere Elisa di Brame Modena, che saluto. Potete acquistarlo anche nel suo negozio, potete fare un salto, provarlo qui a Modena, Brame Modena, nel suo shop. Eventualmente, se no, se volete fare anche un blind buy, vi metto comunque il link qua sotto e potete fare il blind buy lì. Numero 3, la mia ormai signature, Désir Toxique by Micallef. Non ce n'è, cioè questo è, per me questo è di una bellezza, di una versatilità, di una eleganza, di una frizzantezza, di una sensualità, è sensualissimo, di tutte queste qualità proprio immense. Io proprio mi sono innamorato totalmente di questo, mi risuona tanto con la mia personalità, mi piace tanto perché c'è un lato molto molto dolce, speziato, c'è una nota di cannabis abbastanza che si sente, che però gli dà un tono secondo me molto spirituale, cioè non è una nota di cannabis intesa come droga, ma più in un suo aspetto proprio aromaticamente spirituale, un po' come il basilico, no? Avete presente che il basilico, cioè voi lo toccate e il profumo è qualcosa di mistico. Ecco, per la cannabis è un po' più o meno lo stesso discorso. La nota di cannabis, se usata bene in un profumo, riesce a dare quella sensazione di etereo, astrale, immenso, una sensazione di immensità, di pienezza, di fulfillment e anche di gioia volendo. Quindi questo per me, io l'avevo consigliato come profumo primaverile, ma essendo che sia primavera che autunno sono appunto stagioni di passaggio, questo per me è un must, a parte che io lo metto sempre, quindi cioè per me qualsiasi stagione va bene, ma secondo me nell'autunno e in primavera Désir Toxique di Micallef dà veramente il suo massimo. Se lo volete acquistare in blind buy avete il mio codice Dani10, vi metto proprio il link qua sotto e tutto. È un top best blind buy incredibile, comunque ne ho già parlato, adesso non mi rimetto a recensirlo, ma per l'autunno, per scuotervi dall'eventuale letargia che l'autunno vi crea, Désir Toxique di Micallef è top level, bellissimo, relativamente in pochi per la bellezza del profumo che è. Ma andiamo adesso a qualcosa che veramente ancora proprio lo conoscono in pochissimi, ne ho parlato solo in un video per ora e lo recensirò molto piacevolmente a breve. Fundamental by Rubini, guardate che meraviglia il packaging, con questa insomma struttura in resina particolarissima. Devo fare le mie scuse a voi, ma anche a Rubini, per una informazione che avevo dato sul tappo quando ne parlavo. Avevo detto che era un tappo di plastica, in realtà Rubini mi ha spiegato che no, non è un tappo di plastica, è legno, da quello che dice. Però c'è da dire che io, cioè come feel, anche se lui mi dice legno, per me il feel, la sensazione finale è proprio un plasticone, è plastica per me, cioè dà proprio l'idea di plastica, e quindi io appunto gli suggerivo di fare un po' una modifica. Sarebbe molto bello riprendere anche un tappo in resina, un po' come l'esterno, magari nero, non sarebbe male. Questo è l'autunno, qui siamo già in autunno abbastanza conclamato. Ma wow, bello, è particolarissimo, ruota tutto attorno all'uva, al concetto di uva, e l'uva, come sappiamo, è un po' il frutto dell'autunno, anche se cresce matura in estate e viene poi raccolta comunque sempre un po' in estate, viene però lavorata in autunno. Io ricordo quando ero piccolo a casa mia c'erano i cosiddetti, nelle Marche, i sciughetti si chiamavano. Io poi neanche l'ho mai mangiati perché sinceramente mi facevano abbastanza schifo da vedere e anche da provare, non mi sono mai piaciuti. Era una sorta di dolce fatto proprio con il mosto del vino, quindi sa proprio di ottobre, sa di autunno, sa di qualcosa di frescamente autunnale. Attenzione, non è ancora uno di quei profumi densoni, autunnaloni, che sa di nebbia, legnosoni, oud, resine, cioè insomma non è ancora l'autunno che sta diventando inverno, ma è un autunno leggiadro e divertente, vi mette tanto di buon umore, è un po' saponoso, c'è questa apertura appunto agrumata, un po' fiorita, che arriva però proprio a un cuore, cioè la stella qui è proprio l'uva mescolata a un bellissimo iris e a note mielose e dolci.
particolarissimo, questi sono tutti unisex, quindi super unisex, non venitemi a chiedere maschio, femmina, uomo, donna, basta ragazzi, siamo nel 2022, gli anni 80 sono finiti da un pezzo, basta con sta roba dei profumi maschile e femminile, perché veramente basta. E mi ha colpito anche la base, che comunque è sicuramente un filino più virile, sì, perché c'è questa nota di vetiver mista, legno di cedro, sandalo, note cuoiate. In generale è proprio uno di quei profumi non troppo pesanti, non troppo invasivi, che per l'autunno è ideale. Bellissimo. Andiamo al numero 5, il numero 5 di questa carrellata di profumi per l'autunno, che ricordo non è una classifica, sono in ordine di autunnalità, dal meno autunnale, diciamo da quello un po' più estivo che arriva l'autunno, all'autunnale inoltrato, e qui siamo già comunque a un bel autunnalone pieno. Andiamo, aspetta, vi volevo far vedere prima cos'è, perché me lo stavo già spruzzando, perché ero proprio voglioso di risentirlo. Boho Boho Wet Cherry Liquor. Guardate che bella la boccetta, non vi avevo mai fatto vedere un Boho Boho sul mio canale, adesso ve lo faccio vedere. Guardate che eleganza, pulizia, unicità anche, perché c'è questo tappo molto particolare con questa finitura in velluto nero, ma ha delle belle proporzioni, molto bello infatti anche proprio il colore che risalta molto nel packaging, e ogni fragranza ovviamente ha il suo colore. Wet Cherry Liquor è un liquore di ciliegia umida, bagnata, mi verrebbe da dire succosa, succulenta più che succosa, perché poi le ciliegie di per sé non è che siano succose, ecco, però ma pazzesco. Allora, questo è proprio l'idea del profumo autunnale particularis. Non è per tutti, è assolutamente un profumo che solo poche persone possono avere il portamento per indossarlo, perché comunque ha una sua aura molto particolare, unisex pieno, questa sorta di liquore ciliegiato che a me ricorda un po' il Mon Chéri, anche se non ci sono note né di cacao né di cioccolato dentro, però richiama molto il Mon Chéri, il cioccolatino, no? Avete presente? Ovviamente però qui è tutto un po' più strutturato l'aroma, l'apertura è ciliegiosissima e busi, però già da subito arriva a un qualcosa di un po' più cosmetico, richiama un po' l'odore dei rossetti, l'odore dei prodotti per cosmesi, un po' da sfilata di moda, è molto fashion, lo trovo molto proprio da serata, comunque sia anche elegantissima, cioè questo, la cosa pazzesca, io amo molto i contrasti, cioè se io dovessi vedere un uomo in smoking con questo, dico, cioè raga, tu hai vinto perché veramente rende unici una fragranza del genere. Se la mettete siete unici, diventate qualcosa di ancora più unico di quello che non siete, cioè tira fuori l'unicità che è in voi. L'apoteosi per me del profumo autunnale particularis è una fragranza nuovissima del 2022, appunto con nota di ciliegia, whisky, fragola, rosa, caramello, fava tonka e chi più ne ha più ne metta. Ecco, se vi piacciono un po' queste note, provate ad immaginarle insieme ed avrete proprio lui. Boho Boho Wet Cherry, lo trovate da Profumix online, vi metto comunque sempre il sito di Profumix, e è top level, veramente consigliatissimo per l'autunno. Andiamo al numero 6, ragazzi, qui non ce n'è per nessuno, è una nuovissima scoperta per me, un marchio che mi ha inviato cortesemente, dove ce li ho, aspetta che li vado a prendere. È un marchio francese che mi ha inviato con molta gentilezza, molta perspicacia, molta capacità anche di vedere un po' gli orizzonti e il futuro un po' della nicchia, e quindi anche coinvolgere me, che sono stato un po' il primo a portare un tipo di canale in Italia dove si parla appunto solo di nicchia. E a differenza di alcuni brand italiani che tu gli chiedi i decant e neanche a momenti ti rispondono, la Francia, ragazzi, ci tratta molto bene, ci tratta sempre molto bene noi influencer. Qui Nomad mi ha mandato tutto il suo... Ops, stavo facendo un casino. Mi ha mandato, anzitutto, vabbè, sono stati così carini a mandarmi tutto il loro decant set che ho già studiato e sta per arrivare il mio video. Guardate che carini, mi ha fatto tutta la
la letterina dove appunto mi ringrazia, merci Philippe, merci Nuit Nomade. Di tutti questi mi ha colpito uno in particolare, mi raccomando adesso poi la top 9 dei loro, la top 10, top 12, addirittura una top 12 per loro, sono 12 profumi. La farò uscire molto presto, quindi stay tuned. Ma mi ha colpito, ve ne devo dire già da subito, uno che mi ha colpito rispetto a tutti gli altri profumi e che giudico essere l'autunnale, cioè questo è il profumo autunnale, non può esistere un profumo ancora più autunnale di questo nel mondo, a mio avviso, è Jardin de Misfar. Guardate che packaging, che cura del colore, del dettaglio. Signore e signori, io qua sono veramente, cioè siamo di fronte a qualcosa di big up, di veramente grosso e importante e di alto livello. Questa è la boccetta, guardate che eleganza. Pulitissima, super clean, tappo, tac. Questo io quando l'ho sentito letteralmente, ma non solo io, quando l'ho fatto sentire a un po' di persone, ho detto ma questo è un capolavoro, è una roba pazzesca. E io ho detto sì, effettivamente lo è, e altrimenti non ce l'avrei in collezione. Comunque, Jardin de Misfar oh mio Dio, è una cosa pazzesca. Allora, da dove inizio? Inizio a dirvi qual è il concept dietro il marchio, ma dietro soprattutto questa fragranza. Dietro il marchio c'è appunto Une Nuit Nomade, quindi nomadismo, viaggi olfattivi nel mondo. La collezione si struttura in varie aree dove vengono realizzati dei profumi che narrano di una storia olfattiva. Una di queste aree è appunto l'Oman. Misfar è una zona nell'entroterra omanita, a circa 30 miglia più o meno da Muscat, dove la montagna si incontra con il deserto e la brezza oceanica dell'Oceano Indiano che arriva proprio da dietro le montagne. È un posto da sogno, da 1001 notte, e questo racconta esattamente qual è la sensazione. Anche solo guardando le foto vi potete rendere conto di quello che può essere più o meno questo profumo. Qualcosa di arabo, di arabeggiante, le palme, queste strutture architettoniche e questa natura comunque sia molto orientale. Tant'è che qui la nota stella del jus, come piace dire a me, è il dattero. È una sorta di gourmand, richiama vagamente Par Amour di Oman Luxury, richiama tutti quei gourmandoni arabeggianti ed è appunto della collezione Une Nuit à Oman, cioè una notte nell'Oman. Parte con questo cardamomo rinfrescantissimo unito alla noce moscata, deriva anche un po' da lì, per chi se ne intende di queste cose, speziate ovviamente. Io ci avevo anche acquistato delle noci moscate, tra l'altro lo sapete che è una droga la noce moscata, non so se lo sapete, è la droga dei pirati, ve l'ho detto, poi andate su Google, andate a cercarlo, però non vi drogate, non iniziate a drogarvi per colpa mia, mi raccomando. Poi andando in note di cuore, dove abbiamo il dattero che è proprio re fruttatissimo di questa ricetta, e la rosa. Quindi la rosa è il fiore tipico dei profumi, comunque sia regali arabi, quindi è sia elegante che dolciosa. È dolce, però vi dico, è proprio un gourmandone, poi che chiude anche con note di mandorla, perciò vi faccio capire un po' la dolcezza. È un po' come avere uno di quei dolci ai datteri sotto al naso, però non è solo questo, ecco, è tutto proprio come evolve, che è bellissimo, anche perché vi accompagna nell'autunno, ma facendolo in modo molto orientale, quindi vi dà il calore dell'Oriente, però in una fragranza estremamente densa, estremamente avvolgente, molto particolare e bellissima. Prestazioni incredibili, la scia di questo è devastante, è qualcosa di incredibile, ve lo consiglio tanto. Oltretutto anche la qualità prezzo è incredibile. Vi lascio il link sotto, mi raccomando, se decidete di acquistarlo in blind buy fatelo dal mio link, perché comunque è tracciato, loro lo vedono che arriva da me e ovviamente mi ringraziano per il fatto che io abbia parlato della loro fragranza, anche perché me l'hanno inviata e quindi mi fa piacere insomma questa cosa. Oltretutto io posso fornirvi per questa collezione un codice che vi permetterà di ricevere gratuitamente
una mini confezione di 25 ml, quindi non è un decant, so 25 ml, non è poco, gratuitamente per ogni acquisto. Cioè, se voi acquistate Jardin de Misfa e desiderate sentire in modo un po' più ampio un'altra fragranza che non sia solo con un decantino ma con un bel 25 ml, potrete averlo con il mio coupon, che però lo riservo solo agli abbonati base e premium. Perciò abbonati base e premium, state incollati al canale, perché tra qualche giorno, 2-3 giorni, devo vedere un po' come sono messo con i tempi, vi darò questo codice che vi darà diritto a un 25 ml gratuito su ogni acquisto dei profumi della collezione di Inouï Nomade. Numero Fantomas, questa, come non parlare di Fantomas quando si parla di profumi autunnali? Questo è l'autunnale per me per eccellenza, proprio il più autunnalone, pienone, densone, particolarone autunnale. Oh no, ma me lo sono spruzzato sul dito, vabbè. Cioè questo, raga. Vi metto comunque la recensione di Fantomas qui per chi non l'avesse vista. Per me è stato anche importante parlarvi di chi era Fantomas, perché è un po' da ignorantoni, secondo me, non andare a raccontare quello che è il concetto dietro la fragranza. È importante parlarne, chi era il personaggio, per darvi qualche nozione in più su quello che è l'espressione olfattiva, ma anche il carattere di questo capolavoro. Note non facilmente definibile, è un profumo un po' inquietante, lattonico, sa un po' di latte in polvere, un po' di latte in crema, un po' di gomma bruciata. Comunque a me ricorda tanto quella sensazione autunnale di nebbia, di qualcosa di annebbiato, di qualcosa che non è chiaro, di grigiore, però un piacevole grigiore autunnale, intendiamoci, non voglio tirar fuori dal cappello del mago o dal vaso di Pandora delle visioni tristone, perché non è così. Cioè l'autunno è comunque una stagione che serve, come ogni stagione serve, quindi bisogna imparare ad amare l'autunno anche per i suoi lati un po' più deprimenti, e questa è sia appunto autunnale, ma comunque c'è questo lato un po' fuoco d'artificio, perché ci sono note di polvere da sparo che in un certo senso vi strappano via sempre da questa condizione di letargia autunnale. E quindi ve lo consiglio tantissimo, io ve li consiglio tutti, cioè comprateveli tutti quelli di cui ho parlato oggi, perché secondo me arricchirete bene la vostra collezione in vista di un autunno stupendo. E io vi auguro, ancora non è arrivato l'autunno, però come sappiamo nel mondo dei profumi, un po' come nella moda, si parla sempre un po' prima di quello che è la stagione che sta per arrivare. Quindi vi auguro anzitutto una fine estate gradevole, piacevole, un inizio autunno splendido e un autunno spettacolare. Ci vediamo al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto, che vorrete anche condividerlo magari con i vostri amici che amano i profumi. Noi ci rivediamo al prossimo video, state incollati al canale perché arriveranno presto delle profumosissime novità, e con Nasodani non sbagli mai. Ciao!